Ciao a tutti, amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami bilancia, tendenze energetiche generali per la prima metà di luglio 2023. Ragazzi, ruota della fortuna e eremita. Interessante. La ruota della fortuna è una carta che parla di cambi veloci, cambi repentini, fortuna in arrivo, denaro, aiuti inaspettati. Mentre l'eremita è una carta che ci parla di saggezza, di qualcuno che fa tesoro dei propri errori ehm, e che quindi ha accumulato un certo tipo di saggezza per affrontare da solo gli avvenimenti futuri. Ma andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono generali, quindi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto. Se non risuona nulla o se volete completare il messaggio vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere, e se non sapete come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida che trovate sotto in descrizione che vi spiega proprio come metterli insieme, vi spiega le linee di tempo, l'influenza delle decadi di nascita, insomma è un video interessante. Sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email e altri video che potrebbero essere utili. Allora, partiamo con un 3 di spade, ragazzi. Quindi si parte da un momento di sofferenza, da un momento di ferita, mi verrebbe da dire. Allora, 3 di spade, abbiamo la carta degli amanti, il re di denari, la torre, un 10 di coppe, un cavaliere di bastoni e un 4 di spade. Interessante perché iniziamo con un 3 di spade e finiamo con un 4 di spade. Ragazzi, qui c'è qualche sofferenza, con questo 3 di spade. Vi dirò che adesso poi andiamo a vedere meglio con i mini tarocchi, però qui c'è qualche cosa che vi fa soffrire o vi ha fatto soffrire, o qualche ferita che ancora non è completamente riemarginata. Avendo gli amanti al contrario, questo re di denari, potrebbe essere una questione legata a una relazione romantica che magari va a terminare. E vi dico questo perché abbiamo anche qui la torre comunque. Quindi per qualcuno può essere il fatto di essere stati delusi magari da questo re di pentacoli, che potrebbe essere un capo, un padre o il partner, quindi ognuno di voi applichi la lettura alla propria realtà. Sta di fatto che con questa torre, ragazzi, c'è qualche rottura, chiusura, qualche reset, ridimensionamento, destrutturazione, insomma, che bisogna fare all'interno o di questa relazione o di questa situazione. Vi dico, mi pare strano che poi ci sia anche un bel 10 di coppe, perché è comunque una carta di compimento, è una carta di appagamento, però vedendo che poi abbiamo anche il cavaliere di bastoni e il 4 di spade, ho come la sensazione che le energie cambieranno. Le andiamo a vedere dopo direttamente con i mini tarocchi. Adesso ripartiamo da questo 3 di spade, fatemi vedere a che cosa fa riferimento questa sofferenza matto. 4 di bastoni, abbiamo il fante di spade e un asso di coppe. Sì, ho come la sensazione che sia la rottura di una relazione, la rottura può anche essere di una relazione di amicizia, però essendoci poi gli amanti dopo, può essere più romantica. Fatemelo poi sapere nei commenti. Può anche essere una relazione con un collega di lavoro con il quale bisticciate e con il quale c'è un affetto profondo, non necessariamente deve essere un affetto romantico, ok? Però qui è come se fosse venuta a mancare un certo tipo di stabilità, un certo tipo di concretezza, un certo tipo di ideale, mi viene anche da dire.
Qui c'è un asso di coppe, è un nuovo inizio, un innamoramento, e anche la carta del matto è una carta di genuinità, e invece con il 4 di bastoni al contrario è come se mancasse qualche componente. Andiamo a vedere gli amanti. Regina di denari, 8 di spade e il 6 di coppe. La regina di denari è interessante perché regina e re di denari. Se siete voi è come se ci fosse una sorta di romanticizzazione della situazione o di quello che non vedete o sì, della relazione. Tenete presente che 6 di coppe è una carta che parla di amore romantico, di quell'amore che si vive in adolescenza, dove si vede tutto rosa e dove si giustifica sempre e continuamente l'altro. E l'otto di spade è una carta che non vi fa vedere chiaro, vi fa, diciamo, percepire le cose da un punto di vista di carenza, ok? Quindi è un po' come se ve la steste raccontando per certi versi, mi viene da dire. O ve la stiano raccontando, ma qui sento che siete di più voi. Perché comunque avete un 8 di spade, è come se non riusciste a vedere chiaro. Avete un'idea così bella dell'amore che secondo me è un po' distorta. Andiamo a vedere il re di pentacoli. Cavaliere di pentacoli. 5 di pentacoli. 9 di spade. Regina di spade. 6 di pentacoli, 9 di pentacoli, nuovamente la torre e un 6 di spade. Allora ragazzi, qui ho la sensazione che vi dicano di muovervi con calma, ma di muovervi. Per qualcuno potrebbe anche proprio essere un muovetevi dalla zona, dal posto dove abitate, dove siete, magari siete soliti lavorare o è proprio una questione di spostarvi dal tipo di persone, di mentalità che vivete quotidianamente. Bisogna rompere con questo tipo di certezze, con questo tipo di idee, con questo tipo di credenze limitanti. Il 6 di spade è collegato alle credenze limitanti che si acquisiscono durante l'infanzia e molte volte ha a che fare proprio nello specifico con i problemi con la madre. Siccome qui abbiamo una regina di spade e qui abbiamo un'altra regina, per molte persone si fa riferimento all'idea della relazione che ci hanno venduto quando eravamo piccoli. Siccome alle femmine raccontano sempre la storia del principe azzurro, è come se molte donne aspettassero una persona che le salvi. Da che cosa? Non si sa. Però tenete presente che qui c'è l'eremita e lo spettro, tra virgolette, potrebbe essere proprio la paura di sentirsi soli, la paura di restare soli. Però qui ho come la sensazione che dobbiate riappropriarvi del vostro potere personale. È una carta di amor proprio, qui avevamo gli amanti al contrario, e parla di abbondanza tecnicamente, anche il 6 di pentacoli parla di abbondanza, quindi una volta che voi riuscite a lasciare indietro, a elaborare queste due energie un po' pesantucce del 5 di pentacoli e del 9 di spade che pensa sempre a quello che è stato nel passato. Il 9 di spade è una carta che vi fa vivere nel passato, ma in realtà i problemi non ci sono più. Quindi qui si tratta di dare un taglio, di ritrovare il vostro potere personale, la vostra grinta, mi verrebbe da dire. E qui con questa torre, ragazzi, ve lo dicono forte e chiaro, c'è da rompere con qualche ideale. Andiamo a vedere questa di torre. 7 di pentacoli e 9 di bastoni. È un po' come se vi dicessero smettetela di aspettare gli altri. Qui con i 9 di bastoni vi consigliano anche di tirare su le vostre barriere, imparare a difendervi magari in modo diverso. Ci sono certe persone che, come vi posso dire, quando sono punzecchiate reagiscono e per quello loro è difendersi. In realtà non è la reazione, cioè il grado di, diciamo, come vi posso spiegare?
È come se certe persone pensassero che più è forte la reazione, più è importante il tema, no? Una cosa di questo genere. Invece molte volte si può reagire in modo determinato mantenendo la calma, semplicemente dicendo no, guarda, questo per me non è così. Andiamo a vedere il 10 di coppe. Abbiamo un asso di bastoni e un re di coppe. Ragazzi, io sento che qui, nella seconda parte, perché prima vi dicevo che secondo me le cose cambiano? Prima perché abbiamo la ruota della fortuna che parla di cambi. Notare che sono carta numero 9 e carta numero 10. L'iniziazione e il compimento e il cambio di ciclo, ok? Quindi siete in quella fase lì. Come cambiate il ciclo? Grazie alla torre, grazie a questa destrutturazione, alla caduta dell'ego, ok? E qui in effetti abbiamo poi un'altra carta di compimento che è un 10 e un asso. Quindi secondo me, nella seconda settimana di giugno, se siete single, vi dirò che potrebbe apparire questo cavaliere di bastoni, che secondo me è una persona completamente diversa rispetto a questo re di denari, e che potrebbe darvi di nuovo qualche spiraglio di speranza. Andiamo a vedere chi è questo cavaliere di bastoni, perché appunto poi c'è anche un re di coppe, quindi come se ci fosse una sorta di maturità. Wow, abbiamo un imperatore, può essere un capo, un collega o un vostro superiore, e un 5 di coppe. Mm. Sì, ho la sensazione che si avvicinerà qualcuno di nuovo. Se per voi vibrasse come una stesa lavorativa, per esempio, e siete felicemente in coppia, questo cavaliere di bastoni può essere, visto che comunque è spiegato da un imperatore, come vi dicevo, un capo, anche un'azienda più forte della vostra, se per esempio avete un'azienda per conto vostro, che è come se vi desse la possibilità di vedere che ci sono ancora 2 coppe in piedi, non è tutto perduto. E difatti poi abbiamo qui il 4 di spade, che è una carta che parla di guarigione, una carta che parla di rimettersi in sesto, rimettersi in carreggiata, riprendere le energie. Andiamo a vedere, 4 di spade. Wow, re di pentacoli, e qui sento che siete voi. 3 di pentacoli, la collaborazione di cui vi parlavo prima. Abbiamo il 3 di bastoni, l'asso di pentacoli, la luna, la regina di coppe e un 4 di coppe. Io sento che si va verso la guarigione, addirittura avete un asso di denari, quindi doni, aiuti inaspettati, magari ci sono anche dei soldi che arrivano, visto che comunque avete la ruota della fortuna. C'è la possibilità di espandersi, di collaborare, di andare verso nuovi obiettivi. Fate solo attenzione, c'era anche il 9 di spade qui, a tutti questi pensieri negativi, pregni di paure, pregni di proiezioni, e se non ce la faccio, e se qui, e se lì, cioè uno non lo sa prima come va, finché non prova, e se poi per caso si commette qualche errore, è pazienza, cioè ragazzi, finché non si prova non si sa, finché non si fanno le esperienze non ci si fa le ossa. Come vi spiego? Tenete presente che avete la carta dell'eremita, e adesso in questo mazzo no, ma di solito è rappresentato come un saggio, come un vecchio con la barba bianca, un anziano, e rappresenta proprio il fatto che abbiate già compiuto un certo tipo di percorso e che abbiate maturato un certo tipo di saggezza. È ora di tirare fuori quella saggezza e di usarla per capire come muovervi, soprattutto come guarire in questo periodo, perché qui c'è tanto pensiero al passato. Mm? Va bene, andiamo a vedere un oracolo. Ok. Guardate, parla di autorealizzazione. E qui è la ruota della fortuna che cambia. Come vi volete costruire? Che tipo di realtà volete?
che tipo di vita volete, che tipo di famiglia volete creare, che tipo di relazione vi meritate, che cosa è importante per voi. È interessante questa carta, a me piace un sacco perché, guardate, di qui si vede una strada, ok, che diciamo conduce verso la luce, però se voi girate la carta, di qui si vede come un altro tipo di panorama. È molto interessante perché come un cambiando punto di vista si vedono panorami diversi e se voi la mettete così c'è anche qui, ci sono delle figure che vanno in questo senso, quindi è come se avesse tre tipi di letture, no? Mi ricorda anche questo un pochettino il fatto, la carta dell'appeso che vi dice di guardare le cose da un punto di vista diverso, anche perché tenete presente che avendo la luna è come se aveste un'idea della realtà che è parziale. Voi magari pensate che sia totale, però in realtà parte è contaminato da queste proiezioni. Amici della bilancia, fatemi sapere se vi è servita la lettura per capire come navigare le prossime energie. Io insomma spero che vi sia piaciuta, potete farmelo sapere con un like, con un commento, che a me piace sempre leggere i commenti, potete iscrivervi, potete condividere. Se volete supportare il canale potete anche fare una donazione o abbonarvi. L'abbonamento prevede due fasce di abbonamento, quella più bassa è semplicemente per sostenere il canale, con la fascia di prezzo più alta andrete ad avere accesso ai video di crescita spirituale e personale che sto pubblicando. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!